Set a course for the Viridian system, maximum warp. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Innanzitutto quest'oggi colgo l'occasione, visto che siamo ormai in prossimità delle festività natalizie, per augurare a tutti voi un felicissimo Natale ricco di felicità e, perché no, anche ricco di tutti quegli oggetti che ci fa piacere collezionare, come nel caso di quelli trattati qui sul mio canale. Oggi di cosa parliamo? Parliamo nuovamente della build up della USS Enterprise D, quella proposta da Eaglemoss Hero Collector, che sviluppa ben 70 cm di lunghezza. Questa volta però non parliamo del pacco che riguarda le parti di montaggio, bensì parliamo di uno dei vari delle varie uscite speciali che vengono proposte dall'editore a tutti gli abbonati a questa collezione. Uscite speciali che non è obbligatorio acquistare, che tuttavia in alcuni casi risultano molto interessanti. La prima di queste uscite speciali era una print art, quindi una specie di stampa che ritraeva in qualche modo l'Enterprise in maniera un po' stilizzata, con una scritta Enterprise applicata sopra, che personalmente, seppur gradevole nell'aspetto, non la ritenevo così fondamentale da avere. Questa volta invece ho accettato l'invio e sto per aprire il pacco contenente questa uscita. Allora, diamoci da fare con il taglierino. Come vedete, il pacco è integro. Ecco qua. Allora, eccole qui. Stiamo parlando, come potete vedere, del set navette 1 della Eaglemoss Hero Collector. Questo set navette ovviamente è ispirato agli shuttle che sono presenti a bordo dell'Enterprise D e che sono stati visti più o meno tutti durante i vari episodi della serie. Come potete vedere, questa confezione contiene due shuttle. In particolare quella che vedete con la sigla 05 è la L-Buzz, mentre questa che vedete qui, che riporta la sigla 1701D come l'Enterprise, è la Goddard. Innanzitutto cominciamo a guardare un attimo il package. Innanzitutto chiariamo il perché di questi nomi. Allora, vedo se riesco a inquadrare un pochino più, ecco, in grande le navette. Allora, per quanto riguarda la L-Buzz, è intitolata a un famoso astronomo e geologo di origine egiziana ma naturalizzato negli Stati Uniti, che prese parte e pianificò in maniera molto specifica la più grande impresa dell'uomo nello spazio, ovvero lo sbarco sulla Luna. Quindi dobbiamo anche a lui diciamo il successo di quella missione, delle missioni Apollo. Mentre Goddard è uno scienziato, un ingegnere in particolare, a cui viene dato il merito di aver inventato il primo razzo a propellente liquido della storia. Quindi parliamo di due personaggi che sicuramente meritano di essere accreditati in una serie TV di fantascienza ambientata nello spazio, perché sono due personaggi che sono stati fondamentali per le avventure umane nello spazio. Bene, allora adesso diamo un'occhiata più specifica invece alla scatola. Come possiamo vedere, viene riportata l'immagine delle due navette, la scritta Star Trek The Next Generation USS Enterprise NCC 1701D, che è la sigla appunto del registro dei cantieri navali di Utopia Planizia, dove l'astronave è stata diciamo costruita, così come ci narra diciamo la bibliografia di Star Trek. Come possiamo vedere, qui viene indicato che sono gli shuttle set numero 1 dell'Enterprise. Lo shuttle L-Buzz è di tipo 15,
mentre lo Shuttle Goddard è di tipo 6. Chiaramente cosa differisce tipo 15 e tipo 6? Beh, principalmente per la grandezza, perché come possiamo diciamo notare guardando i vari spaccati che possiamo trovare anche in rete, la L-Buzz è notevolmente più piccola rispetto alla Goddard, perché la L-Buzz è monoposto, mentre la Goddard, se non sbaglio, riesce a trasportare fino a 6 o 8 persone, adesso non ricordo esattamente. Comunque sia, l'unica cosa che vi posso già preannunciare è che questi modelli sicuramente non sono in scala tra loro, quindi comunque li vedremo più o meno tutte e due della stessa grandezza. Questo è sì un errore, però d'altra parte mantenere la scala tra i due avrebbe comportato il fatto di avere una L-Buzz molto piccola, e forse sarebbe stato, diciamo, meno possibile gustarne i dettagli, se vogliamo, mettiamola così. Allora, di lato possiamo vedere ancora che riporta le stesse indicazioni, stessa cosa sugli altri lati, vedete? Una scatola che non dà molte informazioni in più, mentre sul retro possiamo trovare il logo della Eaglemoss Hero Collector, che è l'editore che propone questi modelli con tutte le varie indicazioni che lo riguardano. Viene scritto che sono modelli non adatti a bambini di età inferiore ai 14 anni, perché comunque sono prodotti da collezione, ed è tutto fabbricato in Cina, come del resto lo è quasi tutto ormai, soprattutto quello che riguarda le cose, diciamo, da collezione. Qui c'è l'indirizzo internet del sito internet della Eaglemoss Hero Collector, dedicato appunto a questo tipo di prodotti. Qui un codice a barre che identifica probabilmente il prodotto presso appunto il produttore. E niente, non ci sono molte altre cose. Qui ci sono due viste frontali delle navette proposte, chiaramente in versione disegnata in questo caso, e direi che a questo punto possiamo andare ad aprire direttamente la confezione. Che tra l'altro qui l'adesivo risulta messo male, quindi è praticamente già apribile senza tagliarlo. Allora, ecco qua. Possiamo già notare che sono due confezioni separate, ecco qua, e ci sono allegati dei libricini, dei mini fascicoli, se vogliamo. Dunque, a questo punto direi di cominciare però una alla volta per non fare confusione, quindi spostiamo momentaneamente la Goddard e passiamo alla L-Buzz. L'L-Buzz, come vediamo, si presenta in questo modo, con una vista dall'alto. La confezione riproduce il logo Star Trek The Official Starship Collection, perché probabilmente queste navette, anche se offerte come uscita speciale per una collezione diversa, quindi per la build up dell'Enterprise D, vengono comunque vendute nello stesso identico modo a coloro che fanno la Starship Collection di Star Trek, sempre dello stesso editore. Come vedete qui ci sono alcune Enterprise del passato, qui c'è uno sparviero Klingon, il logo della federazione, Shuttle tipo 15 L-Buzz, qui altre astronavi federali, ecco qui l'Enterprise D, la Voyager, o comunque navi che gli somigliano, sparvieri Klingon di vari, anzi questo è l'incrociatore Klingon, qui c'è una Defiant sotto, qui c'è una NX-01 e così via. Dall'altra parte della scatola possiamo notare questo piccolo schemino di cui parleremo dopo, ancora un logo piccolino che riproduce in piccolo l'L-Buzz. Ci dice qui che all'interno troveremo un modello dello shuttle di tipo 15, appunto chiamato L-Buzz, con un profilo con delle artwork diciamo disegnate all'interno, quindi dell'opuscolo. Curiosità, questi schemi qui si chiamano Okudagram e dopo vi spiegherò il perché nel caso non lo sappiate. Qui vediamo un'altra serie di navi che è possibile acquistare, chiaramente riferite alla Star Trek Starship Collection. Non so se verranno proposte anche a coloro che stanno diciamo facendo la collezione della build up da costruire dell'Enterprise D, ma comunque se vi interessano sappiate che c'è una collezione da poter acquistare che ve le fornirà tutte.
Qui vediamo ancora alcune immagini che riguardano la navetta, come potete vedere, e diciamo che ci siamo. Poi passiamo al piccolo opuscolo, eccolo qui. Devo dire che è ben fatto perché ha una copertina semi-rigida, è dotato di due spillette da spillatrice un po' grandi che tengono insieme il tutto. Ovviamente sono poche pagine, quindi non potevano far diversamente. Come vedete ci sono tutta una serie di belle immagini e tutta la storia che riguarda questo tipo di navetta, anche immagini degli vari episodi dove è comparsa oppure è stata comunque utilizzata dai protagonisti della serie. Ecco qua. Nel frattempo è arrivato Lucifer che sta come al solito ispezionando i nuovi arrivi. Ero Lucy? Ecco qua, questo riproduce un Okudagram in pratica, uno schema diciamo se vogliamo elettrico, no? della nave, anzi per chiamarlo più schema ingegneristico che forse è più corretto. Molto bello, devo dire, è fatto bene, la carta è di buonissima qualità, di altissima qualità, anche le immagini sono ben riprodotte. Ed ecco qua, c'è tutto un po' il concepimento di come è stata progettata la navetta, vedete? Beh, a questo punto direi che possiamo aprire la confezione della Elbaz e guardarla un pochino più in dettaglio. Vediamo se riesco ad aprire senza far danni. Ecco qua. Bene, allora questo è quello che troveremo all'interno della confezione, ovvero abbiamo due piccoli elementi diciamo a sezione triangolare che serviranno per tenere in piedi questo che è l'Okudagram che vi dicevo prima. La particolarità di questo Okudagram è che è realizzato su una diciamo su una plastica in trasparenza, quindi se voi mettete dietro qualcosa che illumina lo riuscite a vedere illuminato proprio come i pannelli L-Cars che vedevamo sulle astronavi, e questo dà modo ai più volenterosi magari di costruirsi un mini pannello illuminato in maniera tale da valorizzare meglio questo Okudagram che ci è stato dato. Per tutti gli altri è sufficiente inserire questi che sono i suoi piedistalli per tenerlo esposto in maniera dritta diciamo vicino al modellino se volete, oppure dove volete voi. Ok, questa è la prima cosa che abbiamo visto. Proviamo a vedere adesso invece il contenuto vero e proprio, quindi la navetta. Qui troviamo il supporto per chi la vuole tenere esposta, diciamo con diciamo una specie di espositore che troviamo qui in fondo, vedete? Eccolo qua. Praticamente questo supporto che adesso tiriamo fuori riporta sul lato inferiore, quello che sarà da appoggio, quindi sulla superficie dove la metterete, la dicitura Type 15 Shuttlepod Elbaz, quindi dà il riferimento del tipo di modellino che state comunque esponendo. Questo va chiaramente inserito in questo modo, vedete, in maniera da creare una superficie per esporre il tutto, e poi prenderete il modello e siccome sotto non c'è niente per agganciarlo andrà semplicemente trovato la posizione in cui tenerlo in equilibrio, quindi lo poggerete e lo poggerete sopra così senza ulteriori cose. Sinceramente non è una soluzione che gradisco molto, anche mettendolo ecco in quest'altro verso non cambia molto la cosa, perché comunque
è sempre non agganciato, anche se magari forse potrebbe reggere in maniera diversa, ma ripeto, un urto accidentale comunque farebbe volare via una navetta, quindi sinceramente io direi più di esporlo, se volete, senza l'espositore. In questo modo avrà sicuramente una miglior base d'appoggio. Ma vediamo più in dettaglio questo modello. Allora, come possiamo notare, ha sul frontale la dicitura 05 e ANCC 1701. Qui c'è un inserto in color nero. Sul lato vediamo la scritta El Buzz, Enterprise e di nuovo la sigla di registro e la dicitura 05, quindi la navetta 5. Le gondole di curvatura hanno queste parti davanti del collettore in giallo. Dietro troviamo di nuovo un inserto in nero, questo oblò diciamo nero, che dovrebbe simulare diciamo le finestre della navetta, così come anche questa dove è la porta. Ancora una volta da questo lato troviamo ancora la scritta El Buzz, sempre il logo federale, la scritta Enterprise e il numero di registro, e sopra troviamo il numero di registro. A livello di dettagli diciamo che non dà particolari cose da evidenziare, nel senso che comunque ecco, se posso dire, qui nel mio caso ho una leggera sbavatura di verniciatura venuta male, ma comunque per il resto diciamo il modello non presenta altre imperfezioni. Non è stata data una pannellatura per far risaltare meglio magari le porte eccetera, e questo magari può essere una cosa negativa. Stessa cosa su queste cose, su queste strisce qua, ok? Ma probabilmente, se non ricordo male, anche la versione diciamo televisiva era piuttosto piatta, non dava risalto a molte cose, quindi tutto sommato direi che ci possiamo anche un po' accontentare. È abbastanza leggerina, non pesa molto come modello. Adesso cercherò anche di pesarla. Ecco qua, ho recuperato la bilancia e adesso provvederemo a pesarla. Come vedete qui adesso segna 0. Adesso cerco un attimo di ingrandire meglio, così lo potrete vedere con i vostri occhi. E mettiamo sopra la El Buzz. La El Buzz risulta pesare 182 grammi, quindi come dicevo è abbastanza leggerina, ok? Però tutto sommato, ripeto, secondo me è abbastanza conforme a livello estetico con il modello visto in televisione, che anch'esso non presentava grosse particolarità. D'altronde era la navetta diciamo di tipo base, quindi la più economica se vogliamo a bordo dell'Enterprise, ok? Quindi non poteva essere troppo sofisticata. Bene, a questo punto io direi che possiamo passare direttamente a vedere la Goddard. Ed eccoci qui con la Goddard. Allora, diamo come sempre appunto un'occhiata prima al suo fascicolo. Anche in questo caso abbiamo una copertina semirigida di buonissima qualità. Stessa cosa per la carta che compone comunque il fascicolo, una carta molto rigida e semilucida se vogliamo, di spessore notevole, quindi comunque di buona qualità, quasi da libro illustrato. Qui vediamo appunto un'immagine della Goddard che ricorda uno shuttle di tipo 6. Qui alcune immagini appunto riprese dagli episodi dove è stata utilizzata, tra l'altro è quella usata da Montgomery Scott nell'episodio in cui era stato recuperato dal buffer del teletrasporto, e il capitano Picard gliela donò per far diciamo ritorno diciamo dove lui avesse voluto. Ok, eccola qua. Anche in questo caso c'è lo schema Okutagram. Non ho ancora detto, ma perché Okutagram? Allora, fino adesso non l'ho spiegato. Praticamente, per chi di voi non lo sapesse già, Michael Okuda e sua moglie Denise Okuda
sono i responsabili della creazione di tutte quelle opere, se vogliamo, grafiche che riguardano gli interni delle astronavi viste in Star Trek The Next Generation, quindi tutti i vari pannelli LCARS e le varie schermate del computer sono tutte create da loro, e anche in questo caso, essendo un'immagine di quel tipo, è chiamato appunto Okutagram in loro onore, se vogliamo. Ok? Quindi questa è una piccola curiosità che spiega il perché di quel nome. Ecco qua, troviamo ancora delle altre immagini dei vari episodi dove è comparsa, molto belle devo dire come immagini. Ecco qui, c'è anche nella scena dell'episodio in cui i vari shuttle evacuavano l'Enterprise D ormai distrutta su Veridiano 3, che è l'ultima sua apparizione. E qui addirittura vediamo un'immagine a cartone animato che molti ameranno e molti odieranno, perché è ripresa sicuramente da Lower Decks. Allora, qui vediamo ancora la nascita diciamo, di questo modello, come è stato concepito a livello grafico. Ecco qui, e qui è un'altra serie di immagini appunto riferite alle varie navi che si possono collezionare. Bene, andiamo anche in questo caso ad aprire la confezione e diamo un'occhiata a questo shuttle. Shuttle che sicuramente è molto più carino a livello estetico, perché riguarda una navetta un pochino più complessa rispetto alla precedente. Non che quella precedente fosse brutta, ma comunque questa sicuramente è più carina. Allora, anche in questo caso c'è lo stesso pacchetto di protezione, ok? Troviamo sempre il supporto da agganciare appunto per tenerla esposta, supporto che va su quel basamento nero, che questa volta non tiriamo fuori perché chiaramente è identico a quell'altro. Ovviamente riporterà la scritta Goddard qui sotto, vedete, ma per il resto è identico. Anche in questo caso troviamo i tre piedi e nuovamente l'Okutagram, questa volta riferito chiaramente alla Goddard. Eccolo qua, molto molto bello, devo dire che questo è un plus veramente gradevole da aver trovato nella confezione. Oh, ed eccoci qua in tutto il suo splendore con la Goddard. La prima cosa che possiamo notare è che in questo caso c'è un effetto weathering, come viene chiamato in modellismo, ovvero c'è un effetto invecchiamento. Vedete tutte queste strisciature più scure, no? Come se la navetta avesse affrontato varie peripezie, no? Quindi che l'hanno un pochino non danneggiata ma vissuta, la potremmo chiamare vissuta. In questo caso vediamo che sul frontale troviamo la scritta NCC 1701, chiaramente essendo una nave più capiente rispetto alla precedente, e anche le forme sono state create per consentire l'alloggiamento appunto di più persone, anche se le andiamo a guardare appunto vicine, alla fine hanno quasi la stessa dimensione questi due modellini. In realtà nella versione concepita per la serie questa risulta essere più grande, perché è una navetta appunto che porta più persone. Qui di lato troviamo ancora la scritta G701, troviamo qui una dicitura scritta in piccolo che dice Shuttlecraft 15, che suppongo non sia riferito al tipo di navetta ma alla numerazione, quindi è la navetta contenuta nell'Enterprise numero 15, perché se fosse riferita al tipo sarebbe errato, in quanto è di tipo 6 questa. Troviamo le condole di curvatura con il classico inserto in blu, no? Che replica appunto diciamo l'effetto del campo di curvatura quando viene acceso. Ovviamente l'unica pecca di questi modellini è che non sono illuminati, quindi magari non è possibile apprezzarne queste caratteristiche, però comunque devo dire che è realizzato molto molto bene. Qui c'è il portellone di ingresso posteriore che possiamo vedere. Dall'altro lato replica l'altra facciata, quindi non ci sono novità.
Sotto troviamo anche qui degli effetti di invecchiamento, vari pannelli colorati in vario modo per risaltarne un po' le forme, e qui degli effetti appunto di weathering, che sembra come se la navetta avesse avuto, diciamo, delle disavventure, il che la rende molto gradevole. Vedete? Spero si riesca ad apprezzare anche nel video. Ecco qua. Sicuramente tra le due questa è quella che risulta più bella. E un'altra cosa che mi piace molto è proprio la scelta che sarà fatta dai creatori della serie di dare a queste navette tutti i nomi di personaggi importanti per l'esplorazione spaziale, perché se non altro è una cosa che gli rende merito, no? Spesso nella vita di tutti i giorni vengono più adulati i calciatori magari piuttosto che le veline, o che ne so, magari i personaggi del Grande Fratello, mentre i personaggi che sono stati di importanza storica per l'umanità non vengono mai considerati, e questo, almeno questa serie, gli dà nel suo piccolo un minimo di riconoscimento. Adesso andiamo nuovamente a pesarla, cioè nuovamente andiamo a pesare la Goddard. Prima avevamo pesato la Elbaz, e anche questa risulta 159 grammi, quindi anche questa è molto leggera. Diciamo che non sono modellini estremamente pesanti, ma d'altronde sono anche molto piccoli se vogliamo, quindi logicamente il peso non può essere, diciamo, molto elevato, ma questo non ha grande importanza perché comunque nel complesso risultano dei modelli ben fatti. Bene, traiamo adesso le conclusioni. Dunque, considerazioni finali: Shuttle Elbaz di tipo 15 e Shuttle Goddard di tipo 6, proposte dalla Eagle Moss. Vale la pena acquistarli? Beh, allora, consideriamo una cosa: per chi fa la collezione dell'Enterprise D, quella appunto da 70 cm, questa è un'operazione a valore aggiunto, ovvero vengono proposte a una cifra, diciamo, conveniente, in quanto entrambe le navette vengono date in un'unica confezione invece che in confezioni separate come avviene comprandole sul sito, e la confezione che le contiene entrambe viene proposta a 34,99 €, quindi un prezzo che, considerato che sono due modellini, è sicuramente molto buono. A livello qualitativo come sono? Beh, diciamo che seppur non sono perfette in assoluto, sono abbastanza buone, abbastanza diciamo apprezzabili sia a livello di design che a livello realizzativo. I materiali sono di buona qualità, il peso non è eccessivo, però ripeto, la considerazione sul peso spesso viene fatta solo per valutare la qualità, diciamo, del modello come presenza in metallo, ma in questo caso il modello, essendo realizzato sempre per fusione e in lamine un pochino più sottili, ovviamente pesa poco. Tuttavia non ne pregiudica affatto la consistenza e la qualità, perché comunque diciamo pure che spesso vengono messe su vetrine di vetro che non devono diciamo sostenere troppo peso, altrimenti il vetro cederebbe, quindi tutto sommato direi che sono state calibrate bene. Le devo consigliare? Beh, per chi già fa la collezione dell'Enterprise D direi di sì, perché comunque questo è un completamento dell'opera, anche se non sono in scala con il modello che stiamo montando, quindi non in scala con la versione da 70 cm, e seppur non siano in scala nemmeno tra di loro, tuttavia rendono l'idea di quello che era trasportato a bordo dell'astronave principale, quindi a mio avviso faranno la loro bella figura nella collezione. Se uno poi è appassionato di collezionare tutte le astronavi di Star Trek in scala di questo tipo o leggermente più grande, diciamo intorno ai 20 cm, può appunto prenderle associate alla collezione di Star Trek Starship Collection, che in questo caso vi fornirà, oltre alle navette, anche altre navette e soprattutto le altre astronavi delle varie serie di Star Trek. Quindi diciamo che sono oggetti un po' destinati chiaramente a chi è appassionato di questo franchise di fantascienza, ma che tuttavia possono comunque essere apprezzate anche da tutti coloro che amano un po' il cinema in generale e il modellismo. Chiaramente non è un modellino da montare, quindi è rivolto più
a quelli che sono, tra le altre cose, diciamo così, amichevolmente negati per i montaggi, in quanto non richiede appunto di far nulla. Tuttavia danno comunque la loro bella soddisfazione, perché una volta esposte sicuramente faranno la vostra bella figura in collezione. Bene ragazzi, spero di avervi dato una panoramica abbastanza esauriente di questa uscita speciale fornita appunto con la collezione dell'Enterprise da montare dell'Eagle Moss. Spero che vi sia piaciuto il video. Se è stato così, lasciate un pollice in su. Vi invito anche ad iscrivervi al canale per coloro di voi che ancora non lo hanno fatto, e colgo l'occasione per darvi i miei migliori auguri di un buon Natale e buone feste a tutti voi amici del canale e a tutti gli appassionati di Star Trek e di fantascienza in giro per il mondo. Speriamo che il prossimo anno, di prossimo appunto arrivo, ci porti nuove sorprese per tutte queste serie a noi tanto amate, e soprattutto per chi fa le collezioni di queste opere, sia queste già montate che quelle da montare. Speriamo che il nuovo anno risolva un po' il problema del Covid, che oltre a farci star bene tutti in salute, farà in modo anche di poter nuovamente accelerare le spedizioni, quindi di ricevere tutto il nostro materiale di cui abbiamo bisogno in tempi più celeri. Io per il momento vi ringrazio nuovamente e vi saluto e vi auguro buona visione per il prossimo video. Ciao a tutti amici, lunga vita e prosperità.